Ciao a tutti e benvenuti nel terzo episodio di Ti racconto una canzone, dedicato agli unici Mattia Bazar con Antonella Ruggero, di cui sul canale vi ricordo che è presente la biografia, sia in formato audio che video. I due brani di oggi sono Vacanze romane e Ti sento. In descrizione vi lascio come sempre i testi. Iniziamo subito quindi con qualche informazione su Vacanze romane e poi passiamo all'analisi del testo. Brano del 1983, musica di Carlo Marrale e testo di Aldo Stellita. Alla SIAE però figura il nome di Golzi per i diritti e fa parte del disco Tango. Fu presentata al 33esimo Festival di Sanremo, vincendo il premio della critica. Allo stile retro del canto di Antonella sono uniti gli arrangiamenti elettronici, creando proprio il punto di forza della canzone, ovvero la sua bellezza e la particolarità del suono. La canzone è tutta un richiamo nostalgico alla Roma del passato. Il film omonimo degli anni 50 è il titolo della canzone, poi due operette dei primi del Novecento, ovvero Il paese dei campanelli e La vedova allegra. Ancora il film di Fellini La dolce vita, sempre degli anni 50. Passiamo ora all'analisi del testo. La Roma che io conoscevo tanti anni fa, sicuramente e come facilmente si può intuire, si riferisce agli anni 50 e che era con me nel mio cuore, ora non esiste più. La città è totalmente cambiata. Costretta a vivere in quest'epoca così a me estranea, infatti, mi sento prigioniera del tempo, così come lo è anche la mia Roma, con una lunga storia ed antica che ora fa parte del ricordo, della quale però ho nostalgia. Tu ormai sei così cambiata che non ti accorgi più di me, che è una splendida metafora, e provo pena per tutto quello che sei adesso. Mentre si mette a piovere sulla città, tu hai il cuore nel fango, ovvero triste e nostalgica per tutte le belle cose che non ci sono più. Le sale da tè, frequentate da intellettuali o scrittori, ad esempio. Poi, paese che non ha più campanelli, si riferisce, come già citato prima, all'operetta Il paese dei campanelli dei primi del Novecento, quindi sempre per indicare cose passate. Una curiosità è che in quest'operetta i campanelli magici delle case del paesino in Olanda si mettevano a suonare quando vi era in atto un adulterio. Poi la dolce vita, che era diventato un concetto di stile degli anni a venire, proprio uno stile di vita intendo. Le feste mondane con le orchestrine che c'erano sul Lungotevere e la leggerezza del dopoguerra italiano. Il tutto si chiude con il profumo, ovvero il ricordo di Vacanze romane, film hollywoodiano con Audrey Hepburn e Gregory Peck, con la mitica Vespa che glorificano la nuova Roma e la nuova Italia. Ma tu, Roma, eri così bella, con le tue muse, ovvero le tue bellezze, le tue opere d'arte, la Fontana di Trevi, Monetine voilà, è la metafora sia della fontana sia degli artisti di strada. Poi Arrivederci Roma di Renato Raschel sono altre citazioni nostalgiche. Nella capitale c'è un continuo via vai di turisti. La tua parte la fai, ovvero sei la città eterna e sempre lo sarai. Nonostante ciò, mi fai pena lo stesso. Roma è paragonata alla vanità di Greta Garbo, che voleva essere ricordata solo nel periodo di massimo splendore. Ritornano le citazioni del primo ritornello, poi il ricordo delle terrazze del Corso, la Roma di Cinecittà. Vedova allegra si riferisce all'omonima operetta. Le maîtresse sono le donne di facili costumi delle case chiuse, abolite nel 1958 con la legge Merlin.
quindi Vacanze romane è indubbiamente un capolavoro, con tutte le splendide citazioni alla Roma, soprattutto del periodo degli anni 50 e del cinema e tutto ciò che la caratterizzava. Aldo Stellita è riuscito perfettamente a ricrearne il profumo tramite un testo di altissimo livello. Fatemi sapere cosa ne pensate. E ora passiamo a un altro capolavoro internazionale, Ti sento. Pubblicato come singolo dalla Ariston nel 1985, estratto dall'album Melancolia, scritto da Carlo Marrale, Sergio Cossu e Aldo Stellita. Furono incise anche la versione in spagnolo ed inglese, ottenendo ottimi piazzamenti in Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Germania, oltre che naturalmente in Italia. Il brano è un intreccio di emozioni, metafore, immagini e riflessioni per esplorare le profondità dell'amore e del desiderio umano. Analizziamo quindi il testo. Le parole non hanno né sapore né sostanza quando si tratta di descrivere l'intensità dell'amore. Questo sentimento è infatti impossibile da spiegare con le sole parole. Gli occhi invadenti, cioè bramosi dell'amato, ricordano i delicati petali d'orchidea, esercitando fascino e significando l'attrazione magnetica dell'amore. Ti sento talmente tanto che percepisco appena la musica. Fra di noi, infatti, c'è una connessione così appassionata. L'intensità dell'amore che esplode dentro, un brivido che sento lungo la schiena, un colpo che arriva dritto nel mio più profondo essere. Mi domando se tu mi ami oppure no. Questo sta a significare il timore di non essere ricambiati. Rifletto su ciò che mi resta di te e sull'impatto che questa storia ha avuto sulla mia creatività. L'ombra del sonno svanisce lentamente, cioè passa il tempo e il desiderio della presenza dell'amato se il sentimento non ha realmente un'anima, ovvero se non è concreto, se non è vero. Qui sono presenti molte metafore. Io ti sento, amato mio, statua sommersa, bellezza misteriosa e profondità nascosta. Mi figuro assieme a te in svariate posizioni, ma impacciati, quindi insoddisfatti. Sei la mia isola persa, desiderio di una connessione fisica ed emotiva più profonda. Io ti sento, sei come un miraggio nel lontano deserto, con la sabbia negli occhi che mi acceca. Questa rappresentazione indica gli ostacoli che si affrontano nella ricerca dell'amore, il desiderio di incontrare quest'amore selvaggio e le emozioni vissute, così grandi e indescrivibili, appunto, con le sole parole. La ripetizione della domanda "mi ami o no?" indica il desiderio di conferma, l'incertezza e il desiderio di incontrare l'amato, nonché voglia di una connessione profonda. Ed eccoci al termine di questa puntata. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento e se vi è piaciuto lasciatemi anche un like. Io sono Ale e vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Vi invito a seguire il canale se vi piacciono le tematiche che tratto. Ciao e buona vita a tutti!